Amici, oggi mi trovo nel bellissimo poligono La Torraccia nei pressi di Spoleto per fare il test di questo fantastico rangefinder laser della Element. Un altro rangefinder, direte voi. Sì, ma questo è davvero speciale. Per quale motivo? Perché oltre ovviamente a darci l'esatta distanza del nostro target con un range di misurazione fino a 1 chilometro, lo fa stando direttamente montato sulla nostra ottica, quindi lo fa direttamente mentre noi guardiamo il nostro target, ed in più, oltre a darci la distanza, ci dà immediatamente le correzioni da dare alle nostre torrette o utilizzando il nostro reticolo balistico. Mi trovo nel bellissimo poligono La Torraccia nei pressi di Spoleto per fare appunto il test di questo rangefinder. Che cos'ha di particolare? Ebbene, questo rangefinder laser ovviamente, oltre a darci la distanza del nostro target e oltre a darci direttamente le correzioni per le nostre torrette o per il reticolo balistico, lo fa direttamente mentre guardiamo attraverso la nostra ottica il nostro target appunto. Quindi capite bene quanto sia utile e comodo l'utilizzo di questo rangefinder. Come tipologia di rangefinder non è certamente l'unico nella sua fascia, tipologia diciamo così di prodotto, ma è sicuramente quello che ha un prezzo davvero competitivo. Colgo l'occasione per ringraziare moltissimo la Element che mi ha mandato questo fantastico strumento per farne appunto il test pratico. L'ho montato sugli anelli diciamo di montaggio della mia ottica utilizzando un accessorio che serve appunto a poter montare sopra le nostre ottiche strumentazioni, red dot o quello che volete. In questo caso il rangefinder dell'Element arriva direttamente con un suo anello di montaggio che permette una regolazione direi abbastanza rapida dello strumento. Dispone poi di un laser visibile rosso che permette diciamo così di facilitarci nell'allineamento del rangefinder con la nostra ottica. È dotato di una batteria ricaricabile che dura davvero molto tempo e non solo, ha perfino un telecomando diciamo così che possiamo applicare direttamente sulla nostra carabina. Io l'ho applicato da questo lato, che ci permette quindi di effettuare le scansioni, le misurazioni in tempo reale e guardare dietro tramite questo piccolo display immediatamente quali sono le distanze di quello che stiamo misurando e le eventuali correzioni che dobbiamo dare alle torrette o al reticolo balistico per andare a colpire il nostro target. Ovviamente per fare questo lavoro ha bisogno di un calcolatore balistico che ci viene fornito sempre gratuitamente, un'app della Element che possiamo scaricare appunto in modo gratuito, dove possiamo realizzare diversi profili delle nostre carabine, munizioni e quant'altro. Dopodiché non ci basta semplicemente caricarlo, perché si connette diciamo in Bluetooth con l'applicazione del nostro cellulare, quindi caricare il profilo con le condizioni ambientali della giornata in cui spariamo e siamo pronti. Dopodiché questo non serve più, andiamo immediatamente a fare le misurazioni e spariamo. Quindi quello che faremo oggi sarà metterlo alla prova. Io ovviamente ho già caricato il profilo del mio Ruger, della mia munizione esatta in 175 grani, quindi ora in questo fantastico poligono che dispone di tanti target a varie distanze andrò a fare delle misurazioni sul momento. Leggerò qui sul piccolo display dietro le correzioni che mi dà il calcolatore balistico incorporato, perché questo rangefinder ha all'interno un processore balistico che una volta caricato il nostro profilo fa tutto il lavoro per noi. Quindi dicevo, leggerò direttamente le correzioni, le applicherò e vedremo se tutto funziona. Poligono stupendo, giornata bellissima, non vedo l'ora di provarlo. Procediamo. Quindi procedo puntando il target, che è la piastra numero 9, ai 200 metri, scansiono con il telecomando, premo, guardo su e mi dice 202 metri, 6 clic. Proviamo. Voi lo vedrete sull'altra camera. Impatto. Quindi ci spostiamo su un altro target
io non so al momento quali sono le distanze di questi target, quindi ogni volta li dovrò misurare. Vediamo un po', ce n'è un altro subito dopo, mi sembra almeno, vediamo, la numero 7, mi dà 252 metri 11 click. Proviamo. Ok, si tratta di una piastra abbastanza piccolina. Impatto. Non vi ho detto che questo modulo della rangefinder della Element nasce per connettersi con un'ottica che produce la Element, un'ottica che ha la possibilità di connettersi direttamente e utilizzando questo modulo con quel tipo di ottica riuscite a vedere direttamente sul reticolo o accendersi praticamente un puntino che vi dice dove sparare in base alla distanza. Ma la cosa bella di questo modulo è che non è legato, diciamo, a quest'ottica, ma può essere utilizzato appunto sulle nostre ottiche, quindi su qualsiasi carabina, che sia per la caccia, che sia per lo sport, che sia appunto per qualsiasi attività anche semplicemente ludica in poligono, ovviamente dove le distanze non siano certe, perché se operiamo nel solito poligono con le 100, 200, 300 ovviamente questo strumento non ci sarà molto utile, ma ad esempio in questa ambientazione dove io non so le distanze, le devo misurare di volta in volta anziché prendere il telemetro. Già questo comunque faceva molto, l'RX 1500 mi dava direttamente qui sopra, se vi ricordate, le indicazioni, ma comunque devo prendere, telemetrare, poi riandare. Qui invece punto direttamente, telemetro, guardo sopra, vedo, potrei utilizzare direttamente il reticolo balistico senza neanche movimentare le torrette e sparare direttamente. Questo fa sì che il tiro diventi molto più veloce, molto più istintivo, molto più operativo, se vogliamo. Allora vi dico che mi sto già divertendo moltissimo, quindi ora ho agganciato, diciamo così, individuato un'altra sagoma bellissima, perché vicino c'è la rappresentazione di un cervo con la sua area vitale, che però è in carta. A sinistra del cervo c'è comunque una piastra, la numero 6, che è piccola quanto l'area vitale del cervo, quindi io mirerò sulla piastra semplicemente perché abbiamo un feedback immediato del bersaglio colpito oppure no. Sulla carta a questa distanza non riuscirei adesso a vederlo, quindi comunque è la stessa cosa, per noi sarà come colpire la preda, quindi molto molto divertente. Vediamo che succede, andiamo a fare subito la scansione, intanto carichiamo così facciamo più veloci. Ok, allora me lo vado a misurare. Mi dice 276 metri 13 click. Ok, e vediamo se il cervo lo portiamo a casa. Preso. Quindi questa sera mangeremo cervo. Molto bello, mi piace molto, è uno strumento che sicuramente rimarrà montato sul mio Ruger, perché è di una comodità incredibile. Questo ovviamente c'è sempre come supporto, però averlo direttamente qui e poter fare la misurazione in tempo reale è un qualcosa che almeno per me veramente non apprezzo. È anche qualcosa che ho sempre invidiato all'ambiente militare, dove vediamo spesso montati sopra questi telemetri appunto molto costosi, che oggi sono anche disponibili per l'uso civile ovviamente, ma parliamo di strumenti che costano diverse migliaia di euro. Il prezzo di questo strumento invece è molto più basso. Ve lo metto di seguito e vi metterò ovviamente anche in descrizione del video, vi metterò anche il link quindi aumentiamo la distanza e quindi la difficoltà, ma più che altro per mettere alla prova il nostro laser rangefinder, il modulo della Element. Quindi sparerò sulla piastra 14, diciamo 14, che si trova a, misuriamo, 336 metri, mi dà 20.
e mi dà anche una correzione di 1 a sinistra. Impatto. Ora da questa postazione credo che bersagli più lontani non ce ne siano, fra un po' cambieremo postazione, nel frattempo ci spostiamo laggiù in basso, sì, dove ci sono delle piastre anche molto piccole, quindi divertente. Vediamo la distanza. (307) mi dà 17. Ok, anche se le distanze non sono elevate, sempre massima attenzione. Impatto. Ci spostiamo adesso su quello più piccola. Il divertimento sta tutto lì. Allora, sì, ce n'è una davvero piccolina che l'altra volta mi è sfuggita, perché l'altra volta ho sparato su quella da 8-10 cm. Questa è, dunque quelli sono 300 metri circa, e quindi è 6x6 centimetri. Proviamo. Presa! Molto divertente. Allora, devo dirvi che io non amo molto sparare da banco, preferisco sparare da sdraiato, ma in questo poligono i banchi sono davvero ben fatti, si spara davvero comodamente. Non sto, diciamo, soffrendo, diciamo così, in alcun modo la mancanza di sparare da sdraiato, perché sono stati realizzati in modo in cui si riesce a mantenere la posizione corretta di tiro. Cosa che in tanti poligoni, vi dico, non è così. Ci sono dei banchi che tendono a farvi prendere delle posizioni assolutamente scorrette. In questo poligono invece si spara davvero molto bene, soprattutto calcolando che davanti a noi abbiamo una vallata bellissima tutta aperta e non ci sono i soliti tunnel, tubi di cemento, tavole di legno. Spariamo con davanti a noi questa magnifica finestra, diciamo, di natura e tanti bersagli sparsi sul campo. Quindi ora che facciamo? Ci spostiamo nell'altra linea dove possiamo tirare fino a 400 metri, credo, perché voglio continuare a mettere alla prova il nostro element. Allora, prima di passare all'altro stand, diciamo così, di tiro, dove possiamo appunto aumentare un po' la distanza, vi dico, voglio fare un tiro sull'area vitale del cervo, quella in carta. Ho visto che con quell'altro spotter che vedete là dietro, quel conus, si riescono a vedere i fori sulla carta, quindi ora sono curioso di vedere cosa riusciamo a fare io e il mio Ruger utilizzando appunto il nostro rangefinder. Dunque lui mi dice, lo rimisuriamo, 283, 14 clic con uno a sinistra, quello a sinistra già c'era, ok, i 14 ci sono, andiamo, vediamo quindi un po' come cacciatore se me la caverei. Direi proprio di sì, perché lo vedo anche qui dall'ottica. Adesso andiamo a verificare dall'altra parte, ma penso proprio di sì. Sì, sono 1 centimetro in alto a destra dal centro esatto dell'area vitale, quindi sì,
Non sono ovviamente un cacciatore, ma volendo penso che potrei farlo. Ok, questo è stato semplicemente un altro test del nostro sistema laser di misurazione, diciamo così, che ci dà direttamente le elevazioni. Ecco, ho voluto, diciamo, un po' simulare anche un'ambientazione caccia. Se quello fosse stata una preda, io fossi stato un cacciatore, l'area vitale è davvero piccola, perché vediamo se riesco a misurarla da qua, ve lo dico, anche se normalmente so che si attestano intorno a una ventina di centimetri, non vorrei sbagliare, ripeto, non sono un cacciatore, ma quindi abbiamo detto che quelli sono meno di 300 metri, sì, era 280 e qualcosa, non 300 esatti, quindi sono circa 18 centimetri di diametro, e quindi insomma niente male. Allora, ci siamo spostati nell'altra postazione di tiro. Da questa postazione abbiamo una gittata fino a 400 metri. Quindi le sagome che abbiamo ingaggiato prima, credo, che sono la no, questa è la 10, la 4 e la 15. Sono 3 target che sono alla distanza di, andiamo a misurarle, 400 metri esatti, per cui il nostro telemetro mi dà 27. Ok, sempre con una deriva di 1, quindi ce l'abbiamo già impostata, la lasciamo così. Voi lo vedrete sull'altra telecamera. Procediamo e vediamo se il nostro Element ci dà le esatte impostazioni anche a 400 metri. Allora, tirerò sulla 10. Vi dico le misure della piastra. È una piastra 25x25. La sto misurando tramite reticolo balistico. Impatto, l'avete visto nell'altra camera. Vediamo se ci sono altri target interessanti. Le piastre accanto sono della stessa misura. Dai, replichiamo il tiro giusto per verifica. Stavolta tirerò sulla 15, che si trova un pochino in ombra. Grandezza credo che sia la stessa. Esatto, presa anche questa. Allora, a conti fatti, il modulo telemetro laser della Element, che si accoppia perfettamente anche con le nostre ottiche non elettroniche, ha dimostrato di essere assolutamente operativo, efficiente, mi ha dato sempre le correzioni corrette per tutti i tiri che ho fatto. Prossimamente ovviamente lo vedrete impiegato anche su distanze superiori. In questo poligono il limite momentaneamente è quello dei 400 metri, ma il nostro Element rimarrà installato qui sopra il mio Ruger, quindi nelle mie prossime sessioni di tiro lo utilizzerò sempre, anche perché è uno strumento che ha dimostrato di essere assolutamente affidabile, ma soprattutto comodo. Siamo ormai oltre i 30 gradi in questo magnifico, ho davanti a me questo magnifico panorama che adesso rapidamente vi mostro. Nel frattempo io vi ringrazio per aver visto questo video. Se vi è piaciuto, mi raccomando, mettete un like, se non siete iscritti iscrivetevi al canale e noi ci vediamo sempre presto qua su Sandit.